Buongiorno a tutti care anime, eccoci qua, di nuovo con i pensieri ad alta voce e il libero flusso di coscienza. La mia, la vostra quando rispondete nei commenti e siete in tanti a farlo, e questo è bello perché vuol dire che avete il desiderio di interagire, di confrontarvi e avete qualcosa da dire, insomma, abbiamo tutti qualcosa da dire e che spesso ce lo diciamo per conto nostro, oppure ci confidiamo con qualche amico. Che dire, la Terra sta cambiando vibrazione, ormai pare sia confermato e anche tutte le nostre reazioni ce lo confermano. Come ho scritto in un articolo sul mio blog, che penso che abbiate già letto, i possibili disturbi in reazione a questo cambiamento di frequenza possono essere tanti, possono essere tutti. Quindi è inutile chiedere, ma se io questo potrebbe essere? Potenzialmente sì, poi è chiaro che non tutto dipende da quello sempre, però sì, perché la Terra ha fatto e fa il suo personale processo di ascensione, fa il suo personale passaggio dalla terza alla quinta densità, indipendentemente da noi. Per una volta fa qualcosa che non dipende da noi e nella quale noi non possiamo più di tanto ostacolarla, visto che la razza umana di danni ne ha fatti tanti a livello ecologico e di conseguenza la sua frequenza si alza. Chiaramente chi ha una frequenza un pochino più elevata perché ha già fatto un pezzo di percorso, perché sta lavorando su di sé, perché prima di tutto ha preso consapevolezza di tutto questo e del suo ruolo in tutto questo, magari patirà di meno, ecco. Nel senso che avendo una frequenza un po' più alta farà meno fatica ad agganciarsi a quella della Terra. Chi è rimasto proprio indietro, chi tra virgolette dorme, farà più fatica per due ragioni. Una è proprio la ragione legata alla frequenza, quindi frequenza bassa, frequenza troppo distante dalla nuova frequenza della Terra, e secondo perché è inconsapevole e quindi non ha neppure, tra virgolette, il conforto di una comprensione generale, di cuore, di come funziona l'universo, di come funzionano le cose. Da un certo punto di vista, essendo inconsapevole, potrebbe anche non farsi tante domande, potrebbe pensare che tanti suoi problemi sono i problemi che hanno tutti, che capitano a tutti a una certa età, eccetera. Quindi tutti i tipi di disturbi, poi chiaramente ognuno di noi ha delle predisposizioni costituzionali, c'è chi è più vulnerabile all'apparato respiratorio, chi al sistema nervoso, eccetera, e quindi magari è lì che andrà a manifestarsi maggiormente la reazione. E poi credo, ma l'ho sperimentato io stessa, che sarà possibile vivere un senso di vuoto per un certo periodo. Tutti abbiamo perso un riferimento che era la vecchia frequenza, e questa perdita di riferimento per un certo tempo ci lascia un po' spiazzati, ci lascia un po' così, come una barca in mezzo al mare, alla deriva, che non sa bene da dove viene, dove sta andando, da che parte andare. Chiaramente chi è nel percorso sa farsi le domande giuste e quindi chiedendo anche aiuto alle proprie guide e a chi ha già fatto il passaggio prima di noi otterrà delle risposte utili che saranno un po' degli indicatori, delle bussole, no? Sono i riferimenti di adesso. E detto questo, tutti abbiamo qualche tipo di reazione. Io sto cercando di risolvere un'allergia che mi accompagna da mesi. Credo di essere diventata allergica alla 3D e questo lo noto anche quando vado in giro, quando frequento le persone, vedo che con un certo tipo di frequenza non mi trovo, non ho neanche voglia di trovarmi. C'è troppa distanza, c'è troppa incomprensione a livello profondo, c'è troppa superficialità.
che non è leggerezza, sono due ottave ben diverse, superficialità e leggerezza. La leggerezza ci serve soprattutto nei momenti più pesanti, quelli appunto in cui si perde un po' la bussola, ci si sente un po' abbandonati, con il rischio di mettere anche in dubbio tutta la nostra visione, e lì la leggerezza aiuta tanto perché ci aiuta a distrarci, a non ossessionarci e a trovare nuovi stimoli, nuove fonti di ricarica e anche nuove amicizie, nuove passioni. Alla fine poi quello è importante, anzi non solo alla fine, è importante sempre. Sento clienti che mi dicono: credevo di stare meglio, avrei voluto stare meglio. Dopo determinati tipi di lavori prettamente energetici come quelli che faccio io, che fanno anche altri operatori, non sempre si avverte un immediato miglioramento, un immediato sollievo, anche perché si va un po' a, scavare nella spazzatura, si va a portare a coscienza quello che ancora era nascosto, era sepolto, e proprio perché prima di potersene, tra virgolette, liberare bisogna averne preso coscienza. Quindi il processo è più lungo di quello che si pensi, non avviene, un cambio di pagina immediato. Non avrebbe senso, perché se la terapia più importante è la presa di coscienza e quindi la consapevolezza, è assolutamente importante che questo avvenga. Non è possibile, superare un qualcosa di cui non eravamo neanche magari a conoscenza fino al giorno prima, senza prima guardarlo in faccia. Perciò non vi scoraggiate, non ci scoraggiamo. Io credo di aver compreso cosa si nasconde dietro alla mia allergia. Voi cercate di comprendere cosa si nasconde dietro ai vostri disturbi, se ne avete, e abbiate sempre fede. E vedrete che, piano piano le varie frequenze si allineeranno, la nostra, quella della Terra, e sarà molto più facile per noi vivere in un mondo nuovo, dove non c'è spazio per il vecchio. Per quanto lo diciamo, lo desideriamo, non è facile lasciare andare le vecchie abitudini, i vecchi punti di riferimento, comunque ci hanno, tra virgolette, guidato per secoli. E in questi secoli noi abbiamo vissuto diverse vite, quindi fanno un po' parte del nostro DNA, che ora si sta ampliando, finalmente, ottiene la possibilità di manifestare tutti i suoi aspetti che fino ad ora erano rimasti bloccati, erano rimasti potenziali e non erano manifesti. Perciò questo è il percorso che ci aspetta. Quanto tempo ci vorrà, ve lo chiedete sempre, non si sa, dipende sempre da noi, da quante persone seguono il flusso, da quanto velocemente fanno salti di coscienza, da quante persone ancora non risvegliate si risveglieranno in futuro, da tante cose. Però cerchiamo di affidarci, perché d'altro canto questa è la vera fede, no? È facile avere fede quando va tutto bene, la vera fede, o comunque la fede, viene messa alla prova nei momenti in cui appunto ci si sente particolarmente giù o in dubbio, o comunque si stanno vivendo momenti un po' difficili. Per oggi vi saluto. Ci sentiamo al prossimo video. Ovviamente commentate, rispondete, confrontiamoci su questi argomenti, e alla prossima.